One recognize you? Yeah, some people recognize me, but you know, polite and nice and maybe a quick picture, but it's not crazy, which is a good thing. Pazzo, cioè, so I don't feel like I live in a golden cage, which is a good thing. My life's non mi sento che sono in pericolo. In una gabbia dorata, insomma. Strano, perché Roma normalmente è abbastanza, insomma, una città molto entusiastica. It's strange that, you would think in Rome it's, but probably they don't expect. I need to move the right way. Bisogna sapere la strada bene. Ma hai esperienza chiaramente per fare questo. Ivan, fai anche tu una domanda però al tuo amico, poi dopo io me ne preparo un'altra. Io so tutto. Lo so. Lo so, va bene, allora vado io. Okay, nel 2012, cioè ormai 3, quasi 4 anni fa, quando Roger disse, dopo le Olimpiadi di Londra, disse ok, giocherò a Rio, qualcuno disse addirittura fino a Rio de Janeiro, e invece ci siamo e Roger è ancora numero 2 del mondo e non manca molto. So in 2012, after London, you said I want to play Rio, right? And everybody was like, "Ooh, really? Like it was a long shot." Right. And now we are here, really very close. You're still number 2 and playing well. And yeah, I think so many people, since I won the French Open in 2009, have always kept asking me, when are you going to retire now that you've won all the 4 Grand Slams? To me, that's actually quite disappointing. It's actually sad that's what the only thing that people's interest is. And I don't know. Cosa che interessa la gente. I keep giving the same answers, which is boring. Like, I don't know. I wish I knew as well, because then at least I could plan for my family, for my life, as a tennis player, but I don't. Come giocatore non lo so. So in 2012 in London, I knew it was possible that I could play Rio, so I just said, okay, I will play till Rio, so people would leave me alone, but for some it's still not enough. They want to know more, it's no problem, but I think it would be nicer to focus on other things than my age or when I'm going to retire. That one day will come anyway, and everybody's getting older, and I'm just happy I'm still healthy and playing so well, and 2 in the world is a good effort at my age. Praticamente molto triste che la gente si focalizza dal 2009, da quando ha vinto Parigi, che praticamente chiede solo quello, è la cosa più importante. Invece nel 2012 a Londra ha deciso di dire che gioca fino a Rio, sicuramente così sperava di non aver più queste domande, ho risposto. E lui dice onestamente sempre dico non lo so e vado avanti, finché mi sento vado avanti. Ok, ha nominato il Roland Garros 2009. È a quota 17 slam il nostro amico Roger. Se dovesse sceglierne un altro da vincere oggi, gli piacerebbe vincere un'altra volta il Roland Garros, che tutti pensano che non possa mai accadere, oppure vincere Wimbledon, che è casa sua, oppure If you can pick another slam, which one would it be? Would it be maybe another French because it's the one that you won only once, or maybe Wimbledon because it's special to you, or either one? Uno dei due. French or Wimbledon would be okay. Okay. I mean, not that US Open and Australian Open not, but my French Open win in 2009 was so emotional and so incredible. I had one of the most emotional and greatest support from the crowd I've ever received. And it was such a dream come true for me to win the French Open after chasing the win for so long, that if I could win there again under similar circumstances, it would be amazing. But Wimbledon, of course, has always been my favorite ever since I was a child sitting in the living room watching Sampras and Becker and Edberg. So me to have the triumphant moment would be so special, as any player would tell you. Praticamente o Parigi o Wimbledon sono i due, però ovviamente non è che rifiuterebbe US Open o Australia, e per lui è stato un momento molto emozionante vincere il 2009, il tifo più bello che ha mai ricevuto era proprio a Parigi quell'anno lì, e quindi magari sperando di rivivere quelle emozioni con stessa intensità sarebbe molto molto bello, oppure a Wimbledon, dove lui è anche cresciuto vedendo Sampras, Becker e Edberg vincere quel torneo lì. Anche lui fa sicuramente parte della storia, vincere anche Wimbledon sarebbe molto molto bello. Ivan, una domanda, falla tu, mi sento in imbarazzo. Federer qui, Ljubicic che fa il traduttore, cioè inventati una domanda, ti prego, sennò continuo io, ma niente, non sai troppe cose. Non so da dove partire. Allora va bene, proseguo io, che me ne sono segnate 550. Qual è il campo da tennis più bello del mondo dove ha giocato? Che non significa per forza il Central Court a Wimbledon o il campo centrale del Roland Garros, ma può essere anche il campo di casa sua o un campo di periferia. Però più bello. Il campo più bello, Roger. It's difficult. I think, we're talking about the beautiful court or the atmosphere it creates, or
It's hard. Probably Monaco to some extent I think is a beautiful center court, but it's not my favorite. You know, I think it's a nice one, but it's a nice one. Io ti ho fatto questa domanda così, dici anche Roma. A parte che Rome is different. It's new. It's a new center court, and a new center court has sometimes a bit of a funny feeling. You know, it needs its history first. It needs its great matches. It needs to be around for 10, 20, 50 years, 100 years preferably. Il campo Nicola Pietrangeli, quello delle statue, è un campo solo che tu sul campo Nicola Pietrangeli non giochi dal 1820. Yeah, no. I used to play there. I used to play there sometimes. Yes, I remember. It used to be always very slippery, so I'm happy I don't have to play there anymore. Dice che era molto scivoloso sempre Pietrangeli. Lui ha giocato. But I actually used to like the old center court here. Because I thought with the wood it was very special. Now with the metal and the glass, it's more modern, but I prefer the old one. Dice che un campo comunque ha bisogno di storia per essere speciale. I kind of like the one in Montreal. I think the one in Montreal is kind of cool. Montreal. You know, it's not bad. You know, US Open obviously because it's the biggest one. It's the biggest one, but also Louis Armstrong, the second one, I think is very special. They cut like they did pieces, cut it, but still it has great atmosphere. Lui Armstrong a US Open che è il secondo campo, però l'hanno tagliato perché prima era centrale, adesso l'hanno, però è sicuramente speciale. Va bene, passiamo alla and World Tour Finals. I think the indoor event is Londra, sì, O2 Arena di Londra è interessante, molto bello. Passiamo alla famiglia, bene, i pupi stanno bene e se ha intenzione di farli giocare a tennis, e la domanda è: chi è il maestro di tennis dei bambini di Federer? The kids are planning to play tennis, and who is the coach of the kids if they are playing? That's. I'm not the coach. I'm just the supervisor. Sparring partner. Sparring partner. Non è il coach, ma the coach. I don't know. It's not so. I don't think they like it when I tell them what to do when it comes to tennis. Okay. So I'm cool. I'm relaxed. No, I'm just the ball machine. If there is a coach, who is a coach? Is somebody. Okay. But there is a coach. C'è un allenatore. Somewhat of a coach. I remember I asked the coach if he could be the coach of the girls. Cosa essere il loro coach? And he said. Me? And I was like, I'm not going to do it, you know, because it's not good if I do it. So you have time, and he goes, whenever you want. It's very, very important. And I was like, yeah, I mean, it's just playing tennis and just getting them to be coordinated, have fun, you know, understand it playing with a tennis ball, and just it's good for coordination. So for him, it was so special. For me, it was just totally relaxed and natural to ask him because I knew him, and. He's a great coach and I'm very happy they're enjoying it. So ok, traduci Ivan, perché allora, è molto sicuramente c'è questa persona qua che fa il coach e quando Roger gli ha chiesto di fare il coach lui non ci voleva chiedere perché io, ha detto sì, io perché io non posso farlo, io sono il padre, quindi sparring partner, gioco con le bambine, con i bambini, però quando c'è di fare il coach, e questo signore ovviamente ha accettato la proposta. Ok, il miglior Roger Federer probabilmente è quello 2005-2006, quello che ha vinto praticamente 11 slam su 16. Se quel Roger Federer lì incontrasse il Roger Federer di oggi, come finirebbe la partita? Quale sarebbe il punteggio? So the best Roger is 2005, 6, 7. Yeah. Won 11 slams in 16 they played, and so that Roger playing you today, score? I should ask you. Me, I think my confidence was so sky high, you know, that... La fiducia era talmente alta. And as we know, confidence is such a big factor in tennis. You see it now with Murray the last few weeks, you see it with Djokovic when he's on a roll, or when Rafa starts rolling on clay, or me, the same thing. It's just like... It adds that little bit of something where you start winning the bigger points so much easier, and in your mind you're so clear. And that was me for... many years in a row, which is tanti anni ti senti proprio di vincere sempre i punti più importanti. So today I feel like I'm a better player overall. Oggi penso di essere più I think I serve more solid. I have a better backhand, but then again I had to adjust to new conditions, more spin, different players. So giocatori diversi, più rotazione. I don't know what he thinks, but I hope I could win today. Dice che Roger oggi vince. È chiaro, fa il tifo per il Roger di oggi sicuramente. L'ultima domanda, che è forse la più importante di tutte in assoluto, è: io oggi ho visto Roger a pranzo vicino a te con la tuta infilata dentro i calzini che uscivano dalle scarpe. Allora la domanda è: lui sa che questo è un simbolo del tennis degli anni 80, cioè lo ha fatto apposta perché lui è un giocatore icona degli anni 80, oppure normalmente lui mette la tuta dentro i calzini? So today at lunch
You have your tracksuit inside your socks. So this is a style of 80s. Is it? So do you know that you are an icon? Well, that you are an icon of 1980s, and then do you try to push that image, or it was just something that? I think it goes sometimes with being lazy of taking the socks out. Anche essere pigro e tirar fuori le calze dalla tuta. Because I put the tracksuit pants first and then the socks. Ah, ecco, so. Quindi mette la tuta prima e poi mette le calze. Quindi ogni tanto proprio. I pull them over and then sometimes I forget. But if you like the style, I keep it like this tomorrow one more day. No, se ti piace la tengo anche domani. A noi piace tantissimo perché è una cosa che si vedeva negli anni 80s were good, you know. Yeah, I was born in the 80s. The music was great. Gli anni 80 was great in the 80s, sono bellissimi. Ultima cosa proprio sugli anni 80. Allora, ultimissima, poi lo lasciamo. Roger, dobbiamo fare il film della tua carriera con i colpi più belli, con tutto il meglio del tennis di Roger Federer. Che musica ci mettiamo in questo film, in questo DVD? Una canzone, una musica? So one song in 80s, degli anni 80? Non degli anni 80, or any song that would playing your best shots, that something Sotto, that... che musica possiamo mettere? Classic or... Yeah, maybe more classic, you know, maybe something that makes it elegant and beautiful and all that, you know. Strano, no? Pensavo di no. Rock, Metallica... no, not so much, you know. It needs to be something that is flowing, you know, in my opinion. Qualcosa che è di fluido, che è qualcosa Roger, ma mica vorrei vincere il torneo di Roma, no? No. You don't want to win here? Rome tournament. No, This one? You're not here to win. I don't know. If I get a chance, I will try. No, but of course I would love to win. I was so close in 2005, I think, and it was twice, 2 more times in the final. So I'm happy to be in the quarters again. The last few years have not been so easy for me here. Sono stato vicino nel 2005. I know it's going to be hard, but non sarà facile, ma I'll try everything I can. Normal, like always. Come sempre. Grazie Roger per essere stato con noi. Grazie molte. Grazie Ivan. A voi. La prossima volta devi fare più domande però. Va bene. Ok. Prometto. Grazie. Tennis in diretta ancora, sempre qui.